Il primo episodio di SmackDown del 2025 inizia con il campione indiscusso WWE, l'American Nightmare Cody Rhodes, che è citato visto che SmackDown ora durerà 3 ore e Raw invece passerà su Netflix. Ma lui ora però non è medicamente pronto a lottare e lui non è pronto a lottare per colpa di Kevin Owens. Però la Royal Rumble è tra un mese e sarà pronto ad afferrare entrambi i titoli sospesi sopra di loro. Ma arriva Drew McIntyre. What? E una volta sul ring abbraccia Cody Rhodes What? e dice che non è qui per farlo male, ma è qui per aiutarlo, perché lui non è sulla sua lista. Questa è la migliore generazione di wrestlers di sempre, non gli anni 80, non la New Generation e non l'Attitude Era. E i numeri infatti lo dicono, e Cody Rhodes è proprio l'uomo di punta di questa generazione. Cody non è pronto a lottare e c'è uno che gli ha distrutto il collo e che gira con un titolo replica come gli idioti nel pubblico e crede di essere campione del mondo difendendo il titolo nei live events. E Cody ora ha bisogno di un amico, ma l'American Nightmare lo interrompe e gli dice che lo rispetta perché ha avuto più o meno il suo stesso percorso, perché entrambi hanno lasciato la WWE ed entrambi sono ritornati anni dopo finendo la propria storia, ma pur rispettandolo lui purtroppo non gli crede e sente la tensione e sa che fra poco il tutto degenererà e quindi se Drew vuole una title shot che se la prenda pure. Ma Drew mentre se ne va gli ripete che non è lì per farlo male, ma è lì per aiutarlo e prima di andarsene gli dice che deve guardarsi le spalle e infatti arriva Kevin Owens ad attaccarlo. Parte la rissa tra i due che però viene fermata dalla security. Poi in un match non titolato il campione degli Stati Uniti Shinsuke Nakamura batte Andrade in una decina di minuti bellissimi, dominati però per la maggior parte da Andrade. Infatti non ho capito perché Nakamura dovrebbe essere una minaccia, se poi viene dominato da Andrade che purtroppo ormai è diventato un cosiddetto jobber di lusso. Ma subito dopo il match è arrivato l'ex campione LA Knight ad attaccare Nakamura, ma quest'ultimo è riuscito a scappare e la megastar prende il microfono e gli dice che prima o poi si prenderà ciò che era suo e che nessuno potrà fermarlo. Il leader delegato del fantasma non ha preso di buon gusto quello che settimana scorsa hanno fatto i Pretty Deadly, che pur di coprire i DIY hanno incolpato i Los Garza e mentre stava per partire la rissa ecco che è arrivato Nick Aldis a fermare il tutto e dice ai Pretty Deadly che Apollo Crews ha confessato e sa che ad attaccare gli Street Profits sono stati i DIY, ma arrivano proprio quest'ultimi e giustamente chiedono al GM di SmackDown perché si fida di Apollo e non dei Pretty Deadly e Aldis gli dice che gli crede perché i suoi occhi sono collegati al cervello. Gargano e Ciampa chiedono poi ai musicisti se loro vogliono una title shot e gli unici due che possono concedergliela sono proprio loro, ma stasera hanno già un match titolato contro i Motor City Machine Guns e quindi se la vogliono devono fare in modo che Ciampa e Gargano lascino Phoenix con i titoli alla vita. Michin ha poi battuto in poco meno di 5 minuti Piper Niven senza nemmeno troppa difficoltà, ma comunque è stato un match abbastanza carino. È stato poi il momento del Wiseman Paul Heyman e ci dice che tra 3 giorni ci sarà la Tribal Combat che determinerà chi è il vero Tribal Chief e lui e Roman Reigns in passato hanno proprio allenato Solo Sikoa per diventare il prossimo nella lista e per diventare un futuro Tribal Chief. Ma quando Roman Reigns non ce l'avrebbe fatta più, quando Roman Reigns avrebbe lasciato il posto da capotavola della famiglia e della WWE, invece Solo Sikoa l'ha fatto dopo WrestleMania, nel momento di difficoltà, quando Reigns aveva perso il titolo contro Cody Rhodes e ha rubato l'Ula Fala che non gli appartiene e ha fatto fuori prima Jey Uso e poi il Wiseman, chiamando con sé quegli animali di Tama Tonga, Tongaloa e Jacob Fatu. Ma lunedì notte su Netflix ci sarà la Tribal Combat e non ci saranno regole, o almeno ce ne sarà soltanto una, cioè che ci sarà un vincitore e un perdente ed è arrivato proprio Solo Sikoa e Paul Heyman se ne esce con questa perla. I want you to know I'm about 10 seconds away from pissing in my pants. E solo gli chiede il perché ed Heyman gli ricorda che l'ultima volta che si sono incontrati il Wiseman disse che Solo non era il suo Tribal Chief e lo schiantarono sul tavolo davanti ai suoi figli e all'intero mondo al Madison Square Garden ed è sicuro che la stessa cosa gli accadrà anche stasera a Phoenix. E Solo Sikoa prende il microfono in mano e chiede prima al pubblico di riconoscerlo e poi dice ad Heyman che visto che lui deve un favore a CM Punk ora può fargliene uno anche a lui perché gli serve qualcuno che tenga l'Ula Fala durante il Tribal Combat Match perché gli serve uno di cui fidarsi, uno che ama la sua famiglia, uno
che non ha mai tradito la sua famiglia e uno che non mancherebbe mai di rispetto a Lula Fala. E se Roman lunedì vincesse, allora Heyman metterà Lula Fala attorno al collo di Reigns e solo lo riconoscerà come Tribal Chief. Ma se solo lo batterà, ed è sicuro che lo farà, Heyman gli metterà Lula Fala al suo collo ed Heyman per il resto della sua vita sarà il suo Wiseman e dovrà riconoscerlo come suo unico Tribal Chief. È stato poi il momento del match con i titoli di coppia in palio tra i campioni, i DIY e gli sfidanti, i Motor City Machine Guns. Ed è stato un match incredibile, vabbè, che lo diciamo a fare. E all'improvviso sono arrivati proprio i Pretty Deadly, mantenendo la promessa fatta ai DIY. Ma neanche il loro aiuto è stato decisivo. E poi sono arrivati anche Los Garza per vendicarsi dei musicisti. E mentre la rissa era a bordo ring, i Motor City sono riusciti ad imprigionare i DIY nella Motor City Stretch e in una STF. E mentre stavano per cedere, la rissa si è poi spostata sul ring e il match è finito in squalifica. Quindi i DIY hanno mantenuto i titoli. Tutto questo mi sta gasando. Nia Jax cerca Tiffany Stratton, ma Candice LeRae le dice di non preoccuparsi perché al suo fianco c'è lei e che dopo stasera in futuro diventeranno anche campionesse di coppia. Siamo arrivati proprio al momento del match con in palio il titolo femminile WWE tra la sfidante Naomi e la campionessa Nia Jax. E che dire ragazzi, è stato un match incredibile, fantastico, quasi 15 minuti non stop dove entrambe hanno dato spettacolo e veramente entrambe avrebbero potuto vincere. Wow, finalmente Nia Jax ha dimostrato, zittendoci tutti e facendo capire che lei sul ring veramente ci sa stare e sa dare spettacolo. Ma mentre entrambe erano al tappeto è arrivata Tiffany Stratton che per l'ennesima volta ha fatto finta di incassare e ha colpito Naomi con la valigetta e ha regalato la vittoria a Nia Jax, che mantiene così il titolo femminile WWE. E dopo il match la Jax continua ad attaccare Naomi e Bianca Belair, ma Tiffany Stratton la colpisce con la valigetta, mette fuori da giochi anche Candice LeRae e Bianca Belair va a segno con la KOD su Nia Jax. Tiffany finalmente incassa, va a segno con il Prettiest Moonsault Ever, schiena Nia Jax e diventa finalmente la campionessa femminile WWE. Wow, che cazzo ho appena visto! Finalmente! Porca puttana, che puntata! LA Knight ci annuncia che settimana prossima affronterà Shinsuke Nakamura con il titolo degli Stati Uniti in palio e che poi vincerà la Royal Rumble e si prenderà un posto nel main event di WrestleMania. Siamo arrivati al main event, il six-man tag team match tra la OG Bloodline composta da Sami Zayn, Jay e Jimmy Uso e la nuova Bloodline, Jacob Fatu, Tama Tonga e Solo Sikoa. È stato anche questo un match incredibile, azioni non stop da parte di tutti. Ovviamente l'MVP è stato Jacob Fatu, ma all'improvviso dopo quasi una quindicina di minuti arriva Drew McIntyre e Jey Uso l'ha colpito con un suicide dive e non ha visto che Jacob Fatu aveva dato il cambio a Solo Sikoa, quindi va a segno prima con la spear poi con l'Uso Splash e mentre provava a schienarlo Solo Sikoa lo colpisce con il Samoan Spike, lo schiena e la nuova Bloodline vince questo match. E con le immagini della nuova Bloodline che festeggia si conclude questa prima puntata del 2025 di SmackDown. Wow, solo applausi. L'unica cosa che avrei cambiato sarebbe stato mettere il match per il titolo femminile come main event, ma per il resto non posso che dire wow. E mi è piaciuto anche vedere il tappeto del ring azzurro. Chissà, forse per Raw ci sarà il tappeto rosso, chi lo sa. Puntata fenomenale e se SmackDown continua così le 3 ore sono più che sufficienti perché sono scivolate una meraviglia. Non c'è stato neanche un momento in cui mi sono annoiato, veramente solo applausi. Io ovviamente vi ricordo di farmi sapere se questa puntata di SmackDown vi è piaciuta e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!